Perché nel titolo di questo articolo troviamo un verbo al condizionale? E che cosa significa l'espressione il condizionale è d'obbligo, che sentiamo o leggiamo così spesso? Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video vedremo un uso particolare del condizionale, passato e presente, che si chiama condizionale di dissociazione. Il nome è un po' strano, ma vedremo che ha un senso. È un uso molto comune soprattutto nello stile giornalistico e infatti lo sentiamo spesso in televisione o lo leggiamo spesso quando leggiamo le notizie su internet. Invece di cominciare dalla regola grammaticale, però, voglio cominciare da un paragrafo tratto da un giallo di Carlo Lucarelli, questo, perché è bello anche vedere la grammatica in pratica e non solo in teoria. Fra parentesi, se vi piacciono i gialli e non conoscete Carlo Lucarelli, ve lo consiglio sicuramente. Nella scena che vedremo, il protagonista, il commissario De Luca, legge 2 articoli di giornale scritti a un giorno di distanza uno dall'altro. I 2 articoli parlano di un incidente stradale. Vediamo che cosa dice. Nel primo ritaglio c'era la dinamica dell'incidente, breve e tutta al condizionale. L'auto del professor Cresca, con a bordo il nipotino di 12 anni, avrebbe tentato un sorpasso azzardato, che l'avrebbe portata a impattare frontalmente contro un camion che arrivava in senso opposto. Sia il professore che il nipote sarebbero morti sul colpo. In questo articolo quindi non solo i verbi sono al condizionale, ma l'autore Carlo Lucarelli ci dice esplicitamente che l'articolo era scritto al condizionale. Ma poi legge il secondo articolo, vediamo cosa cambia. Il secondo ritaglio era quasi identico, ma virato all'indicativo. Il secondo articolo non viene riportato, ma l'autore ci dice che era praticamente uguale al primo con una differenza. I verbi non sono più al condizionale, ma sono all'indicativo. Gli basta quindi dirci che i verbi sono cambiati dal condizionale all'indicativo per farci capire che è cambiato qualcosa. Ma che cosa è cambiato? Per questo dobbiamo andare a vedere la regola grammaticale. In questi casi viene usato il condizionale per indicare incertezza, per indicare il fatto che la notizia non è ancora sicura al 100%, non è stata verificata. Così, per esempio, quando un giornalista scrive, come vediamo qui, non ci sarebbero vittime, intende dire che molto probabilmente non ci sono vittime, ma non lo sappiamo ancora con sicurezza. In questo caso l'articolo si riferisce all'esplosione di una bomba. Vedremo altri esempi fra un attimo, ma possiamo già capire perché si chiama condizionale di dissociazione, perché è come se il giornalista prendesse le distanze dalla notizia, come se dicesse ok, vi do la notizia ma non ne sono sicuro, quindi ne prendo le distanze. E adesso possiamo anche capire qual era la differenza fra i 2 articoli di cui parlava Carlo Lucarelli. Nel secondo i verbi passano all'indicativo, cioè significa che la notizia viene confermata. Nel primo i verbi erano al condizionale perché la notizia non era ancora sicura. E gli basta dirci questo, senza dirci che è stata confermata. Gli basta dire i verbi non sono più al condizionale ma sono all'indicativo per farcelo capire. Ho detto all'inizio che questo uso riguarda sia il condizionale presente che il condizionale passato. La differenza fra i 2 tempi in questo caso è molto semplice e intuitiva. Immaginiamo per esempio una notizia come pochi minuti fa ci sarebbe stata un'esplosione, ma per fortuna non ci sarebbero vittime. Il primo verbo è al condizionale passato perché si riferisce a pochi minuti fa, mentre il secondo è al presente perché si riferisce a adesso. Quindi la differenza presente-passato è molto intuitiva. Ma qualcuno potrebbe chiedersi, si tratta di un fenomeno recente, questo uso del condizionale per esprimere incertezza, oppure forse il contrario, si tratta di un uso passato che oggi non troviamo più. In realtà si tratta di un uso che troviamo già nel 1800 e che troviamo ancora oggi tantissimo. Quindi possiamo dire che l'uso del condizionale di dissociazione è rimasto abbastanza costante negli ultimi 150 anni. E adesso molto velocemente vi farò vedere alcuni esempi che ho trovato nell'archivio del Corriere della Sera.
Il primo esempio è del 1884. Si parla di un suicidio avvenuto a Monte Carlo. Vediamo cosa dice l'articolo. 32 suicidi a Monte Carlo. Un dispaccio da Parigi al Times dice che un dottore svizzero, il quale aveva perduto ogni suo avere a Monaco e invano aveva cercato mezzi per ripatriare, disperato si è ucciso. Sarebbe questo il 32° caso consimile occorso in questa stagione. In italiano moderno ovviamente non si dice più 32°, si dice 32°, ma a parte questo vedete che l'articolo, anche se del 1884, è molto comprensibile. Ma quello che ci interessa è questo uso del condizionale, il condizionale di dissociazione. Sarebbe questo il 32° suicidio. Passiamo al 1926. Qui abbiamo un articolo sul famoso caso Sacco e Vanzetti e possiamo leggere: l'assassinio, del quale essi sono imputati, sarebbe stato commesso da una banda della quale il Madeiros faceva parte. Sarebbe stato commesso, un condizionale passato e un verbo passivo. Andiamo al 1958. Il cassiere avrebbe simulato la rapina, un condizionale passato. Questo articolo invece è del 1982. Non lo leggiamo tutto perché è un po' lungo, ma volevo solo farvi vedere che in questo caso praticamente tutti i verbi dell'articolo sono al condizionale. E l'ultimo esempio, siamo arrivati al 2022, l'Italia sarebbe prima nel mondo per il numero di zone a basse emissioni. Questa rassegna molto rapida di articoli dal 1800 a oggi ci mostra quindi che questo uso del condizionale è rimasto costante. Vediamo adesso che cosa significa l'espressione che ho messo nel titolo "il condizionale è d'obbligo". Ah, dimenticavo, se finora vi piace il video lasciatemi un like o un commento che mi fa sempre piacere. Leggendo le notizie troviamo spesso espressioni come il condizionale è d'obbligo, il condizionale è obbligatorio o usiamo il condizionale. Queste espressioni vengono usate per rendere ancora più esplicito il fatto che la notizia non è sicura. Quindi non solo si usa il condizionale nella frase, ma lo si rende anche esplicito e si dice esplicitamente: attenzione, sto usando il condizionale. Questo è un articolo del 1966 che parla di una rapina e di un omicidio avvenuti a Londra. Un redattore di cronaca nera ha anche scritto, ma usando il condizionale, che sono state rubate 24 sterline, poco più di 40.000 lire. Il giornalista che scrive questo articolo dice che un altro articolo ha scritto che sono state rubate 24 sterline, ma lo ha scritto usando il condizionale. E la cosa interessante è che questo articolo non usa il condizionale, dice sono state rubate 24 sterline, ma dicendoci che la notizia originale era il condizionale, ci dice che la notizia non è sicura al 100%, non è stata confermata. L'ultimo esempio è un articolo del 2000 che ci dice che William Shakespeare in realtà era siciliano. Vedete il titolo? Shakespeare era un eretico siciliano. E poi ci spiega da dove viene il nome e ci dice che Shakespeare si chiamerebbe Crollalanza. Ma uno studioso di Ragusa, Martino Juvara, toglie il condizionale. Qui abbiamo il contrario. Il giornalista comincia usando il condizionale. Shakespeare si chiamerebbe Crollalanza, ma poi ci dice che lo studioso toglie il condizionale, cioè toglie ogni dubbio. Non si tratta più di un'ipotesi, ma di una notizia confermata. Quindi ora siamo sicuri al 100% che Shakespeare era di origine siciliana. In alcuni casi poi i giornalisti scrivono il condizionale è d'obbligo e poi si dimenticano di usare il condizionale, come in questo esempio. Il giornalista quindi scrive che il condizionale è d'obbligo, ma poi non lo usa. Usa invece l'espressione pare di capire, e anche questa espressione ovviamente indica incertezza, ma non è un condizionale. Però possiamo dire che questa espressione, il condizionale è d'obbligo, ormai è diventata di uso così comune che sta semplicemente ad indicare che non siamo sicuri, che prendiamo le distanze da una notizia. Per vedere invece un altro uso del condizionale, che esprime il futuro nel passato, potete continuare con questo video. Grazie e ciao!